12 anni lunghi, lunghissimi anni di nuoto agonistico. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Di Lia e oggi vi voglio parlare della mia esperienza con il nuoto. Purtroppo è uno dei delle parti che hanno creato, formato la mia vita, la mia infanzia, i miei traumi, i miei dolori e tutto ciò che c'è dietro nel mio passato e che sto cercando di pian piano passare, tra virgolette, e voglio raccontarvi un po' del nuoto. Avevo fatto un video anni fa con il mio migliore amico Andrea Azzardi, e lui faceva nuoto anche lui con me, e all'epoca eravamo più piccolini, avevamo appena smesso nuoto, ed era un video anche andato bene in cui avevamo spiegato i pro e i contro del nuoto, insomma quello che ci era piaciuto e quello che non ci è piaciuto. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Ma oggi è più un aggiorno questa cosa, dopo anni che ogni tanto ripenso al nuoto, rivedo i miei amici di nuoto, parliamo anche di varie cose, quindi è un po' più sì i tre pro e i tre contro, ma allo stesso tempo siccome adesso sto provando anche altri sport, sto provando a sport da combattimento, ho fatto il video sulla kickboxing, ho fatto il video sulla Krav Maga, ho fatto il video adesso che ho iniziato box, e sto continuando con palestra, ho iniziato con la nutrizionista, in questo periodo mi sto rimettendo bene in sesto e oggi ho fatto il primo allenamento con un personal trainer, non perché io non sappia allenarmi, anzi io mi sono allenato da sempre e non ho mai fatto un giorno nella mia vita, penso da dopo i 5 anni, a non allenarmi, quindi so benissimo come allenarmi, solo che nel momento in cui inizi a avere tanti pensieri, tante cose da gestire, ovviamente la tua priorità passa ad altro e quindi non ci dedichi abbastanza attenzione da continuare un miglioramento costante. E quindi cosa faccio? Invece di andare in palestra e fare qualcosa di blando, tanto perché è una task da fare, ho delegato il pensiero a qualcuno, come un personal trainer, che mi ha creato un percorso più corretto, quindi è semplicemente un togliermi un pensiero e saper di stare facendo la cosa giusta come si deve, quindi c'è sempre spazio per imparare. Quindi oggi voglio parlarvi un po' di questo. In realtà io ho iniziato nuoto quando ero proprio piccolo e non è stata proprio una mia scelta. Mio fratello faceva nuoto, mio fratello è più grande di me, di 3 anni, e quindi diciamo che ovviamente in famiglia un figlio fa uno sport, tendenzialmente il secondogenito cerca di fare lo stesso sport per evitare troppi viaggi, troppe cose, si fa lo stesso sport e semplicemente quando sei piccolo neanche ti poni il problema, lo fai e basta, è come andare a scuola, non è che ti poni il problema ma perché sto andando a scuola, ti ci ritrovi, lo fai e basta. A me piaceva? No, a dirvi la verità non mi piaceva il nuoto, non mi è mai piaciuto il nuoto, mi piacevano i miei amici quando andavo lì, mi piaceva l'idea di avere un bel fisico, quindi mi piaceva il risultato che mi dava il nuoto e mi piaceva il sentirmi importante, perché comunque io facevo 6 volte a settimana allenamento barra 12, perché durante il periodo estivo, quando non c'era scuola, si facevano 2 allenamenti a settimana. Io non è che facevo tutti i giorni allenamento, però 5 volte a settimana lo facevo, di cui 2 volte a settimana palestra. Ovviamente inizi a fare palestra soprattutto per i muscoli o comunque quello che ti serve per andare meglio a nuoto. Non era una palestra per diventare bodybuilder, era una palestra diciamo funzionale allo sport, e poi tendenzialmente la domenica c'era spesso la gara, quindi si competeva essendo livello agonistico, quindi era abbastanza diciamo impegnativo, anzi più che abbastanza impegnativo era tutta la mia vita, perché diciamo che erano 2 ore al giorno di allenamento, ma contate che io finivo scuola, da scuola mangiavo qualcosa, alle 2, 2 e mezza, non mi ricordo, si iniziava, quindi se finivo scuola all'1 mangiavo qualcosa al volo e andavo direttamente in piscina. Lì si faceva allenamento, si finiva alle 4, 4 e mezza, adesso non mi ricordo esattamente gli orari, ma contate che quindi il fatto di poi fare la doccia, asciugarsi e riprendere tutto, tornare a casa, si facevano sempre le 5 e mezza, 6, 6 e mezza. Alle 6 e mezza cosa fai? Fai merenda prima di cena, ti riposi un minuto, fai un po' di compiti, studi, tra virgolette, e poi vai a letto, cioè ceni e ti riposi un attimo e vai a letto. Quindi non è che, diciamo che la mia infanzia è un po' mancata, tra virgolette, per quella cosa lì. Quando ero più piccolino, allora sì, comunque la mia infanzia l'ho avuta, nel senso che giocavo qui a calcio qui fuori, giocavo con i miei amici, il periodo delle elementari è stato bellissimo. Durante l'estate andavo sempre al lago, io abito sul lago di Garda, quindi andavo sul lago, c'erano tantissime cose che ho fatto, giocavo con le spade, con le carte, guardavo alcuni cartoni, però nel momento in cui ho iniziato ad andare medie liceo, gli allenamenti iniziavano a essere sempre di più e quindi da lì tutte le cose che
tendenzialmente portavano un giovane a crescere durante il pomeriggio, quindi a fare, diciamo, ad esempio anche stupidata, i cartoni animati. Tutti dicono ma è Dragon Ball, ma Pokémon, ma queste cose. Io purtroppo non li ho mai visti perché facevo direttamente piscina, quindi stupidate, ma quelle cose lì non le ho mai seguite. Oppure la parte fondamentale, che è quella di fare cavolate, nel senso, quando sei un teenager ovviamente vai ai bar, vai i primi, non so, la prima ubriacatura, come si dice, la prima volta che ti ubriachi, oppure non so, le ragazzine eccetera. Io ovviamente, essendo un atleta, non facevo queste cose, non mi ero mai ubriacato, l'alcol non l'avevo mai bevuto. Ogni tanto sì, ti invitavano a qualche festa così in campagna, in provincia, ma io guardavo queste persone che si ubriacavano, fumavano, facevano di tutto e di più. E io ero lì, non lo so, non mi sentivo assolutamente parte di questa cosa qua, e quindi non ho neanche mai bevuto, tuttora non bevo, non è qualcosa che mi piace. Non ci vedo in realtà il motivo, nel senso che alla fine è qualcosa per cui spendo soldi, mi fa star male, ingrassa, e non mi piace nemmeno perché il gusto non è nemmeno buono. Quindi, è una cosa che non ho mai capito. Tutto per un effetto di leggerezza, ma alla fine perché devo sentirmi più leggero con persone che neanche mi piacciono. Quindi, dipende dal contesto, ovviamente. Un drink lo bevo volentieri se qualcuno me lo offre, però non è qualcosa che faccio o di cui vado in cerca. E voi mi direte, ma perché hai continuato allora? Io ho smesso quando avevo 18 anni, quando ho smesso praticamente scuola, quel periodo di cui vi parlo sempre, che ho avuto quel declino, in cui il vecchio Marco è scomparso. In quel momento lì ho venduto la moto, mi ero lasciato con la ragazza e avevo finito la scuola in cui ero l'unico maschio, quindi anche lì varie cose. Quindi in quel momento lì avevo smesso anche nuoto, e l'avevo smesso proprio perché fino ai 15 anni non ti poni il problema, a 16 anni non ti poni il problema, ma cosa sto facendo? Cioè, perché sono qui? Semplicemente ci vai, come vi dicevo prima. Quando inizi a avere, diciamo, età di fine liceo, inizi a dire sì, ma a parte per lo studio, perché comunque inizi a dover studiare un po' di più, ma io neanche i compiti li facevo, cioè proprio non neanche seguivo a scuola, in classe, ma neanche li facevo le cose a casa, perché comunque i prof non me li chiedevano neanche, sapevano che io nuotavo, quindi semplicemente non avevo tempo di farli, non avevo voglia, e comunque bei voti li prendevo, quindi seguivo e basta. Quindi un po' per lo studio, un po' per varie cose, inizi a svegliarti a 16 anni, e vedevo che io non ero né troppo forte, non ero troppo scarso, ero quella via di mezzo che purtroppo è parte del 95% degli atleti in tutto il mondo, indipendentemente dallo sport che fai. Tu puoi allenarti quanto vuoi, ma porca miseria, soprattutto in sport olimpici come ad esempio il nuoto, ci sono alcune cose per cui o hai il talento e ci sei nato, oppure no. Ci sono dei ragazzi, c'è un ragazzo ad esempio che è Thomas, ha iniziato dopo che ho iniziato io, perché ha fatto con i miei stessi allenatori, i miei stessi allenamenti eccetera, era uno dei ragazzini piccolini quando io crescevo, e adesso lui è campione olimpico. Ma scusa, e io? Cioè, nel senso, io mi sono fatto il mazzo tanto quanto, o comunque diciamo più o meno, però un po' il talento, un po' a me non piaceva. Se avessi la mentalità di adesso ovviamente lo farei in modo diverso uno sport. Tuttora box lo sto facendo in modo molto diverso. Ma ci sono alcune cose che o c'è una mano, tra virgolette, genetica che ti aiuta anche a motivarti a voler allenarti di più, e quindi l'allenatore inizia a notarlo, e quindi l'allenatore ovviamente inizia a puntare più su di te, quindi allenarti in modo diverso. Te ti senti più importante, quindi inizi a allenarti anche te in modo diverso con gli obiettivi. Ma per il 95% delle persone lo fanno un po' così. Ad alcuni piace, a me non piaceva nemmeno, non mi interessavano gli altri nuotatori. Anche quando eravamo lì a nuoto si parlava, ma hai visto quello là cosa ha fatto, hai visto il record di quello lì, hai visto quello? Io non avevo idea di che cosa stessero parlando, a me non interessava. Vi dico la verità, a me piaceva solo il martedì e il venerdì che si faceva palestra, che almeno mi gonfiavo un po' e vedevo dei piccoli miglioramenti del fisico, quindi ero arrivato a un punto in cui lo facevo semplicemente per le calorie e per il fisico. Tant'è che l'estate in cui avevo deciso di smettere, mi ero messo a casa, non avevo fatto nuoto, e mi ero messo a fare corpo libero a casa, semplicemente come l'allenamento di One Punch Man, piegamenti sulle braccia, squat e addominali tutti i giorni. Quando sono tornato, che tendenzialmente il corpo di un nuotatore è molto magro, ero tornato che ero grosso, ma gonfio. E quindi il mio allenatore mi fa, Marco, ma davvero vuoi smettere? Cioè, guardati, per una volta possiamo provare a sfruttare questa tua forza, secondo me ne hai. Quindi in realtà per quell'anno sentirmi così importante per il mio allenatore, la figura dell'allenatore è un po' quasi una figura paterna che devi soddisfare, è un po' quella figura che non è mai soddisfatta, devi soddisfare, cioè vuoi il suo apprezzamento, ma è difficile da ottenere, anche perché tutti i giorni sei lì, inverno, freddo, caldo, non importa, tu sei lì e ogni giorno devi metterti quei maledetti occhialini, entrare nell'acqua fredda e fare quello stupido allenamento tutti i giorni uguali, avanti e indietro, superare i tuoi limiti ogni giorno, e se perdi un allenamento
veramente tutto il mese è andato sprecato praticamente, perché per recuperare quel decimo che ci hai messo un anno a migliorare di un decimo il tuo record nei 50 metri, basta una settimana in cui ti ammali e tac, sei fregato e devi ripartire da zero. Basta una falsa partenza in gara e sei fregato. È veramente molto difficile. E quindi io in quel momento lì ho detto, cioè mi sono sentito finalmente apprezzato e ho detto proviamoci. E sono andato agli italiani, ho fatto un paio d'anni ad andare agli italiani, sono andato a Riccione e sono andato a Roma ai campionati italiani estivi e quelli invernali, e lì ti senti bene, cioè veramente mi ero sentito finalmente un atleta. Devi mangiare in un certo modo, vai alle gare, ti senti importante. Poi sono arrivati i 18 anni e lì finisce la scuola e cosa dici? O continui e lo fai a livello professionale, quindi devi scegliere se l'università o farlo come lavoro. Io non ero assolutamente a quel livello e quindi niente, semplicemente il 90% della gente smette a quell'età lì. E io avevo smesso e da lì ho iniziato a allenarmi per palestra, poi corpo libero, poi mi ero lasciato andare, tutto il periodo di depressione di cui avevo detto, e poi da lì ho avuto quel click che mi ha fatto cambiare e iniziare la mia crescita personale e poi la crescita interiore, che è quella per cui adesso sto documentando sui miei social media. E adesso che sono arrivato a parlare della mia crescita interiore, sto veramente tanto facendo introspezione, migliorandomi, perché se voglio arrivare ad aiutare le persone, devo prima arrivare a star bene io, a essere stabile io, eccetera. E facendo anche vari percorsi miei, ho notato che tanti miei piccoli nodi all'interno della mente sono dovuti proprio al passato, sono dovuti proprio a questa cosa di cui fondamentalmente il nuoto è tanto parte. Anche semplicemente le gare, la competizione, questo star male tantissimo prima delle gare, quest'ansia anche giorni prima di fare una gara, perché c'erano i tuoi genitori che ti guardavano, c'era il tuo allenatore che non è mai soddisfatto, c'erano i tuoi amici che ti guardavano, e il fatto che potevi, diciamo, rovinare tutto in un secondo ti faceva sentire i muscoli come se non andassero, proprio fermi. Tu sei lì e per quanto ti sei preparato in quei 50 metri avevi talmente tanta ansia, talmente tanta rigidità che vai e fai una gara. Io ho sempre fatto gare un po' orribili e quindi arrivi e di colpo ti accorgi non solo che hai fatto schifo ma tutto è andato tutto sciolto. Poi ovviamente ragazzi, questa è la mia esperienza. Alla maggior parte delle persone magari il nuoto anche piaceva, o comunque come sport è piaciuto e lo facevano magari anche volentieri, o non avevano ansia, anche sentendo i miei amici, alcuni sì, altri meno. Però questa è un po' la mia esperienza. Mi è servito o non mi è servito? Sì. Dovessi rifarlo? Probabilmente lo rifarei? Sì, perché sono oggi quello che sono anche grazie al nuoto. Se dovessi avere un figlio, lo iscriverei nuoto? Sì, perché è uno sport completo. Ha sì dei contro, nel senso che comunque tutta la questione dell'ansia, infanzia tra virgolette persa, che poi ovviamente nel mio periodo di depressione a livello boomerang, tutto quello che non hai fatto durante l'adolescenza, bam, la fai in pochissimo tempo, come rimbalzo, e fai tante cavolate in poco tempo e quindi puoi rischiare di farti del male. Me per fortuna quella sofferenza forte mi ha fatto svegliare fuori, quindi mi ha svegliato e mi ha fatto entrare nel mondo della crescita interiore. Ma per altri invece può portarti a peggiorare il tuo fisico. Ci sono tanti miei compagni che adesso fumano, bevono, ma fanno di tutto di più, quindi non è detto, può veramente fare effetto boomerang. La testa comunque passi tanto tempo da solo e può essere sia una cosa positiva se uno poi vuole crescere comunque a livello di consapevolezza, ma può essere anche tanto questione di solitudine. Le relazioni, sì è vero, ti crei una squadra, delle amicizie, ma sono comunque persone che, cioè io le vedo ogni tanto, ma è comunque gente che abita lontano, insomma non è la stessa cosa di avere una compagnia. E tanto tempo e energia, quindi anche la questione di dedicare tanto tempo e energia a qualcosa che poi sì in cambio ti ha dato, ma non è così palpabile. Ci sono state delle conseguenze e in più ti dà anche questa mentalità di non essere mai soddisfatto, di non essere mai contento. Fai veramente fatica, perché sì, sei ambizioso, sei determinato, sei disciplinato, ma fai veramente fatica a star bene, a essere in pace. Quindi devi imparare veramente a lasciarti andare, ed è quello su cui sto lavorando. La meditazione per fortuna aiuta tantissimo a imparare a essere contenti in questo momento, perché se non sei contento ora e non sei a posto ora e sei felice, stai bene ora, è difficile poi fare qualcosa fatto bene, quindi che poi ti permette di conseguenza avere delle cose fatte bene. Se invece parti dal fare e stando un po' così, non fai le cose fatte bene. Quindi sì, ha dei contro, però a livello di pro, ragazzi, probabilmente io sono cresciuto, tra virgolette, così velocemente grazie al nuoto. Il fisico che ho lo devo grazie al nuoto. Mi hanno sempre fatto, da quando sono piccolo, sempre i complimenti per il mio fisico, indipendentemente che io lo tenga meglio, un po' peggio, a volte un po' meglio, a volte un po' peggio. Adesso sto tornando bene in forma, anche grazie alla box, che mi sta piacendo molto. E poi il saper nuotare è una skill fondamentale, è uno sport che comunque ti sviluppa tutti i muscoli.
muscoli, non ho mai avuto problemi di postura perché comunque ti migliora la postura. Le relazioni che crei, sì, sono un po' così, ma sono relazioni solide, basate sulla competizione, sulla verità e non su stupide facciate come quelle che magari crei a scuola, perché queste persone ti vedono nei momenti peggiori e nei momenti migliori, ti vedono soffrire, sputare, vomitare sangue, ma ti vedono anche nei momenti felici, di gioia. E la disciplina, la testa dura e la tendenza all'automiglioramento, il continuo a migliorare, questa è una cosa fondamentale. E anche semplicemente il fatto che bruci talmente tante calorie che è come se il tuo karma si bruciasse in continuazione, quindi è molto utile anche per il percorso interiore. E io penso che qualsiasi bambino, qualsiasi ragazzo debba veramente utilizzare il corpo il più possibile quando sei giovane, soprattutto quando sei giovane, perché sennò questa energia potenziale rimane lì stagnante e diventa un problema. Se invece la utilizzi e continui a portarti a migliorare, io adesso a livello immunitario sto benissimo, a livello fisico sto benissimo, non ho mai niente, non ho mai problemi, non ho mai freddo, veramente ti aiuta a livello fisico tantissimo, a livello mentale tanto, con delle conseguenze anche a livello fisico perché non mi stanno più le camicie, indipendentemente se dimagrisco o meno, le spalle e il petto purtroppo sono quelli. A livello energetico aiuta tanto. Quindi sì, farei anche magari altri sport, magari eviterei di dedicare tutto questo tempo, se dovessi rifarlo, a uno sport a livello agonistico, se non è qualcosa che mi piace. Però diciamo che magari adesso tipo la box mi sta piacendo tanto, se magari avessi scoperto, perché a me è rimasta tanto l'atleticità, uno sport in cui ho un po' più talento o magari mi piace di più, prima associarlo anche al nuoto, sicuramente forse l'avrei fatto. Ho fatto anche un video con le 5 skill che tutti dovrebbero fare. Secondo me uno sport da combattimento lo dovrebbero fare tutti, anche come crescita personale. C'era anche un periodo in cui volevo fare tennis invece che fare nuoto, ma ero andato a un allenamento sia di tennis che di calcio, perché quando ero piccolo il mio vicino di casa, che è il mio migliore amico, faceva calcio, quindi mi ero iscritto con lui perché giocavamo sempre qua in strada. E invece quando ho visto che confronto all'allenamento in cui ero abituato io a nuoto, a calcio e a tennis, non mi succedeva niente, il mio corpo non era per niente soddisfatto, avevo rinunciato. Però in realtà mi piacevano come giochi, perché a quell'età lì non li vedevi come giochi, li vedevi, cioè li comparavi troppo al nuoto. Quindi diciamo che il nuoto era la mia vita perché non avevi altro e ti ritrovi a farlo. E ecco qui, quindi mi ha portato cose positive, cose negative che adesso sto portando avanti, che sto cercando di rendere un mio asset, ma in generale sono contento insomma del percorso che ho fatto. Le cose sicuramente che mi rende più unico e magari un po' più forte. C'è stato tanto tempo in piscina in cui ero con me stesso, nella mia testa, e mi ha aiutato tanto ad essere quello che sono. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti voi invece se avete fatto qualche sport o se avete un'esperienza simile. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Se avete qualsiasi domanda scrivetemi anche su Instagram.